Oggi vi racconterò una delle ennesime storie di Cicalone. È la storia di un professore, di un insegnante, di un mio ex professore delle scuole superiori che menava gli allievi. Voi direte, ma com'è possibile? Gli menava. Era un professore di educazione fisica, appassionato di pugilato e che in passato ha fatto anche pugilato, che insegnando educazione fisica usava spessissimo le mani. Una storia un po' particolare, della quale ovviamente non vi dirò il nome del professore, vorrei evitare che mi menasse pure oggi o che mi denunciasse. Godetevi questa storia e se vi piace lasciate un bel commento, mettete un bel like e chiedete altre storie, col commento altre storie. Questa non è una storia facile da raccontare perché è anche un po' articolata. Definiamo il professore. Insegnava educazione fisica, stava nella mia scuola e ovviamente la palestra si trovava in un edificio separato dalla sede principale, cioè per andare in palestra bisognava attraversare la strada. Lui era il capo di questo edificio, lui lì comandava, aveva 2 bidelli in quell'area che si alternavano, avevano quasi un regolamento militare, pulivano tutto, tenevano ordinato, quando arrivavano i ragazzi per la lezione di educazione fisica li andavano a prendere all'uscita e li portavano dentro e viceversa li riaccompagnavano, quasi un'organizzazione militare. Però questo professore di educazione fisica pretendeva tanto dai suoi allievi. Con il professore, di cui non farò il nome come avevo già detto all'inizio, era impossibile non fare educazione fisica. Non te potevi inventare c'ho la tuta, non te potevi inventare oggi non posso, non te potevi inventare oggi mi fa male qualcosa, perché non era tanto la paura che lui a un certo punto ti mettesse una nota, ti mettesse un voto basso o altro, quanto il fatto che spesso lui ti dava una bella ditata se non c'avevi la roba addosso. Lui metteva il dito così, faceva così, tam, e ti colpiva, ed era come essere puncicati da un fermo de ferro. Se invece esageravi ti poteva arrivare il famoso cazzotto sulla spalla. Che particolarità aveva il suo cazzotto sulla spalla? Che lasciava sempre il livido, come te lo dava, rimaneva il livido, in più te la faceva fare uguale. Gente si era inventata peggio scuse, certificati medici, aveva portato la foto di nonna malata, aveva portato la foto del gatto che non stava bene, aveva portato degli occhiali finti che non si potevano togliere, apparecchi pedenti collegati alle chiappe, di tutto e di più, ma lui ti faceva fare educazione fisica. Se non avevi la possibilità di farla perché ti eri vestito con i mocassini e i pantaloni quelli da comunione insieme alla giacchetta e la camicia, ti faceva cambiare. Lui teneva una raccolta di indumenti che probabilmente erano stati dimenticati o erano stati lasciati in eredità dai precedenti studenti dentro lo spogliatoio e ti faceva mettere quelli. Erano lavati? No. Puzzavano? Tantissimo. Ogni volta li riciclava. C'avevi la punizione intanto di mettere un pantaloncino, magari sgommato, sozzo, liso e tutto quello che vuoi, perché non ti hai riportato la tuta. Te metti sti pantaloncini e poi ti sceglieva pure misure sbagliate. Cioè se tu c'avevi una L, lui ti metteva una S, se tu c'hai una S ti metteva una L. Così eri ancora più ridicolo quando ti allenavi e ci pensavi 2 volte a non mettere la tuta per allenarti. Una sua lezione di educazione fisica non era solo pratica, cioè non era solo esercizio, ma c'era anche teoria e c'era anche storia. Perché storia? Perché lui o ti raccontava la storia del pugilato o ti raccontava storie della vita sua, però atte ad educarti, tipo, lo sapete che in zona da me si sono messi certi che volevano fare dei danni, sono spariti. E noi facciamo, ma professore, che vuol dire sono spariti? Capisci bene, sono spariti. Una volta uno dava fastidio ai signori in zona da me, è sparito. Cioè in pratica lui faceva il giustiziere del quartiere suo. Tra l'altro non l'abbiamo mai visto con la macchina, perché poi se uno gliela dice vabbè gli famo un dispetto, visto che comunque è così cattivo, gli graffiamo la macchina. Lui partiva da casa, abitava a circa 5 km dalla palestra e se la faceva tutta de corsa e diceva che chi veniva a scuola, al lavoro, che la macchina era uno scureggione, un po' come dicevo io. Lui arrivava che si era fatto sti 5 km di corsa, andava giù nella palestra, si cambiava la maglietta, si lavava l'ascelle e il collo, tu lo beccavi sempre che stava a petto nudo, si lavava ascelle e collo con lavandino, poi rimetteva a posto, si cambiava la maglietta che c'era un armadietto con tutta la roba di ricambio, tute, scarpe eccetera eccetera, che lui era sempre pronto e praticamente era lì che t'aspettava. Sulla parte della teoria, lui oltre a spiegarti la teoria dell'esercizio, oltre a spiegarti tutta una serie di cose, ti dava proprio dei consigli pratici di vita, quei famosi consigli di vita legati al se per strada uno far prepotente gli dovete menà,
se per strada uno tenta di rubare, gli dovete menare. Cioè lui era molto giustizialista, e quando qualcuno magari provava a fargli da presso, ma scusi, ma non gli conviene chiamare la polizia? E che gli fa la polizia? Ci penso io, o fracasso de botte, poi vedi se lo rifà la volta dopo. E parliamo degli anni 80, a cavallo con gli anni 90. Il professore era molto in forma, si vedeva lontano un chilometro che c'aveva il fisico, c'aveva il naso sfranto, c'aveva la faccia che sembrava praticamente una borsa de cuoio, con gli occhi piccoli piccoli, quando te guardava te tagliava praticamente. C'aveva le mani che erano piene di nocche, cioè lui aveva più nocche del normale, sembrava una palla piena di nocche, perciò come te colpiva te faceva male. Come dicevo, lui aveva il famoso pugno sulla spalla, cioè se tu sbagliavi non te strillava nemmeno, arrivava pum, pugno sulla spalla. Se tu invece omettevi qualcosa, ditata. La ditata era più leggera del pugno sulla spalla. Poi ci sono racconti mitologici dove si dice che lui abbia menato le persone, e una volta c'è una storia dove lui ha proprio menato un allievo di un'altra scuola perché ha fatto una cosa gravissima. Però arriviamo anche alla sua connotazione all'interno della scuola, perché giustamente non era il capo della scuola, c'era il preside, c'era il vicepreside e c'erano comunque altri colleghi che insegnavano educazione fisica nella scuola. I colleghi che insegnavano educazione fisica nella scuola erano assoggettati a lui. Quando lui diceva si poteva giocare a pallone, li faceva giocare a pallone. Quando lui diceva che invece bisognava fare degli esercizi di preparazione anche affini al pugilato, quelli facevano quello. I bidelli della sua struttura, cioè della palestra, vabbè, erano praticamente militarizzati, ma anche gli altri bidelli quando lo vedevano lo temevano. Il vicepreside, nonostante le lamentele, perché poi il vicepreside era quello che prendeva tutte le lamentele degli alunni, perché il preside giustamente delegava sto poro disgraziato, che tra l'altro Porello era una bravissima persona, era di Napoli, simpaticissimo, proprio un signore d'altri tempi, educatissimo eccetera. Ogni volta gli si andava a dire però il prof ci ha dato un pugno, e dai, ma che fa, quello scherzava, professore guardi che livido, vabbè, ma è uno scherzo, vai tranquillo, non ti preoccupare. Non perché fosse tollerato, perché ci avevano paura del suo professore, perlomeno il vicepreside. Il preside non aveva paura, era furbo, lui demandava tutto al vicepreside, non sapeva niente, quello che decideva il vicepreside andava bene. La verità è che il vicepreside non avrebbe mai preso una decisione contro sto professore, che aveva troppa paura, e perché non gli è andata in pelacazzo sta cosa, anche perché il vicepreside, poraccio, faceva le funzioni di vicepreside, da coordinatore, ma c'aveva pure le lezioni sue. Invece le professoresse nutrivano una certa ammirazione nei confronti di questo professore, vuoi perché c'aveva la faccia da duro, vuoi perché c'aveva il fisico, vuoi perché era proprio un maschio alfa, e specie quelle più anziane gli ronzavano tutte intorno. Lui era molto selezionatore, nonostante fosse sposato da tanti anni e una persona anche abbastanza seria, ogni tanto si lasciava un po' corteggiare dai prof, specie quella di chimica, che era nota per essere ai suoi tempi una bella donna e comunque non si portava male l'aspetto anche in tarda età, e quella di matematica, che era un donnone, che poi era la stessa donna di matematica che Igor, quel mio amico bullo, di cui vi ho raccontato in un altro video, aveva provato a corteggiare, perché questa era alta, bionda, faceva la sua porca figura e alla fine risultava piacente. E il prof ci teneva tantissimo che la gente fosse ordinata. Lui controllava spesso se ci avevi i capelli in ordine, cioè se tu arrivavi spettinato si incazzava, se tu arrivavi con le macchie di sugo sulla tuta, sulla maglietta, si incavolava, e tu magari eri sfigato che durante la ricreazione te stavi a mangiare una pizzetta, te macchiavi di sugo e ripartiva a casa pulito, però dici cacchio, oppure un compagno faceva uno scherzo, te macchiava di sugo, te macchiava di penna, lui si arrabbiava, non te menava, però te lo faceva pesare, perché poi ti faceva fare degli esercizi più forti, più difficili rispetto agli altri. Però c'è da riconoscergli anche che dal punto di vista degli esercizi, quando ti chiedeva un esercizio te lo faceva vedere, per quello lui si cambiava spessissimo e si lavava spessissimo, perché sudava più degli allievi. Tipo te diceva fai 10 piegamenti, che poi ai tempi erano le famose flessioni, e te le faceva vedere tutte e 10 e le faceva bene, tant'è che tu eri a un certo punto timoroso, Dio, le farò così bene ste flessioni, perché ha fatte così bene, belle, tutte precise, tirate, veloci, e faceva uno tutto storto, aia mi fa male la schiena, lui gli faceva oh, ma io ho 40 anni, faccio ste flessioni da paura e te non riesci manco a farne due. Sì professore, ma lei è professore di educazione fisica, io sono un po' ragazzino che studia a malapena, non mi interessa, datti da fare. Perciò arrivavi lì preciso, ti davi una pulita, io ho visto gente
gente che si smacchiava la maglietta al lavandino prima di annacce. Oddio, se mi vede il prof, c'ho una macchia di sugo, c'ho una macchia di caccole. Ma anche i vestiti sgualciti, e per quei pochi che già gli cresceva la barba, non te dovevi presentare che la barba non fatta, perché era anche segno di poco rispetto nei confronti del professore. Infatti tra le regole del professore c'era tutti ben vestiti. Poi considerate che eravamo quasi tutti maschi, perché era un istituto a prevalenza maschile, 95-97% erano maschi, raramente c'erano le ragazze in qualche classe, e ovviamente il professore impostava l'allenamento prettamente maschile. Lui era un vero e proprio insegnante di buone maniere. Per esempio, quando vedeva durante la ricreazione persone che mangiavano male, glielo faceva pesare. Lui tollerava solamente la pizzetta rossa di forno e magari il panino fatto a casa con un affettato accettabile. Per esempio, quando vedeva qualcuno coi crackers, quando vedeva qualcuno con le merendine, quando vedeva qualcuno con una bevanda di quelle casate che andavano ai tempi, impazziva. Capitava pure che se beccava uno che fumava, gli levava la sigaretta, l'accendino, tutte le sigarette e gli dava un cazzotto sulla spalla. Ovviamente lui le sigarette non è che se teneva in tasca, te le distruggeva davanti, le schiacciava con quelle mani piene di nocche che usciva solo polvere, pacchetto compreso. Un altro aspetto interessante della sua vigilanza intorno alla scuola, davanti alla scuola, durante l'arrivo o all'uscita dalla scuola, era il fatto che quando lui arrivava correndo, se ti beccava lungo la strada a fare qualcosa di proibito, tipo fare una prepotenza a un compagno, tipo fare casino, scritte, buttare roba per terra, ma anche solo fare il pelandrone, cioè sta stravaccato per terra seduto male, che te magari te scaccolavi, qualsiasi cosa, ti riprendeva, ditata o pugno sulla spalla, classici. Solo di rado partiva qualche pizza correttiva dietro qua al collo, però lui era molto più per il pugno sulla spalla, perché il pugno sulla spalla secondo me sortiva l'effetto maggiore, ti faceva capire che c'era la potenza nelle mani, però non la voleva usare. Era un classico, pure in classe, ormai tra di noi ci davamo solo pugni sulle spalle, praticamente avevamo una classe piena di ematomi, cioè se ci avessero visitato come minimo ci ricoveravano a tutti, avevamo delle spalle tumefatte, una roba terribile. Ma questo è un po' tutta la scuola. Gli unici che non prendevano ditate o pugni sulle spalle erano quelli che si impegnavano. Voi penserete, a differenza magari di quello atletico che non si impegna, il secchione che invece si impegnava, che magari veniva vestito pure male, c'era una tutona puzzolente di queste proprio che hai comprato a 20 centesimi su una bancarella, e scarpe per il mal de schiena che erano scarpe a ginnastica fittizie, che avevano invece della sola praticamente una sottiletta, e loro però si impegnavano. Io ho visto per esempio un sacco di secchioni, quelli che studiavano, quelli con gli occhiali, che nonostante facevano pochi esercizi ma fatti male, sudavano come ciminiere bruciate, e lui apprezzava sta cosa. Lui apprezzava tantissimo l'impegno, non tanto il talento sprecato. Lui odiava il talento sprecato, cioè se uno era atletico, bravo, forte, ma quel giorno era svogliato, si arrabbiava tantissimo. Se invece quello poraccio non c'aveva il fisico perché studiava dalla mattina alla sera e non si allenava, apprezzava comunque lo sforzo. In più il secchione non voleva essere soggetto alle punizioni del prof. Io personalmente apprezzavo le sue lezioni, perché non era il classico professore che ti dava il pallone e ti diceva giocate, anche perché a me non mi piaceva giocare a pallone. Ti faceva fare degli esercizi spesso interessanti, anche se molto faticosi, anche se arrivavi in classe che eri sudato, comunque te li facevi. Lui ci teneva tantissimo che la gente si lavava dopo essersi allenata, e se sentiva che ti puzzavano le ascelle ti rimandava al bagno e ti faceva lavare. Era stato uno dei fautori del portatevi la maglietta di ricambio, che era un classico. Alcuni pure i calzini di ricambio, perché quando si cambiavano le scarpe, regà, una puzza che a metà bastava. Era vietato ovviamente fare qualsiasi cosa di poco igienico in palestra, anche scureggiare, nel senso, se lui sentiva una puzza di scureggia, si estraniva. Un giorno c'era uno magari aveva un po' una mezza problematica di scuregge, si sentiva una puzza di quelle loffe terribili, ti giuro, ha fatto mettere tutti contro il muro, ha controllato da chi arrivava la puzza, beccò lo scureggione e ovviamente lo fece uscire fuori, e da quel momento dentro la palestra non c'era più sta puzza, perché se uno corre e scureggia ovviamente dissemina la puzza per tutta l'area, e lui giustamente ha detto: c'è un problema di panza? Vai fuori, fai tutte le scuregge che devi fare, quando hai finito ritorni. Praticamente questo si è fatto tutta l'ora di ginnastica fuori, scureggiava all'inizio e alla fine, secondo me se la sarà fatta pure addosso. Il professore rimase mitico il giorno che durante una partita interscuole, cioè tra scuole, ci si trovava solitamente in una scuola, nel campo di quella
scuola e si giocava la partita tra un istituto e l'altro e c'era il tifo a bordo campo, anche degli studenti, venivano pure magari qualcuno dei professori eccetera, più c'era lui che stava a bordo campo, non era appassionato di calcio, però faceva più una sorta di sicurezza che una sorta di allenatore e controllava che noi non facessimo casino quando assistevamo a sta partita e che gli altri non facessero casino. Quella partita si giocava da noi, nel nostro campetto, era un campetto dove si giocava solitamente 6 contro 6 ed era la squadra nostra contro la squadra loro. Sta partita era molto sofferta e a un certo punto noi stavamo vincendo. Uno dell'altra scuola, tra l'altro era uno di quelli proprio, sai, mezzi ripetenti, grossi, un po' prepotenti, iniziava a dire parolacce forti. Lui era contro le parolacce, lui generalmente neanche parlava, bofonchiava, parlava solo quando doveva fare teoria, era molto bravo nel senso a parlare, anche se c'era un po' di cadenza romana, si vedeva che era uno che comunque sapeva parlare. Si avvicina a questo e lo fulmina con gli occhi. Ovviamente quando ti si avvicina uno che è grosso, che c'ha il naso storto, che c'ha la faccia che pare una borsa di cuoio con fessure al posto dell'occhio, dici fermate un attimo, questo non è proprio un cretino. Sembrava risolto lì il caso, perché lui è andato lì e ha fatto brutto, senza di una parola, e questo si è stato zitto. Dopo un po' la partita andava avanti, la tensione saliva, qualcuno dei nostri ogni tanto strillava, ma vedendo il prof in giro si regolava pure le conseguenze, perché quando vedeva che guardava, noi lo sapevamo, non puoi far casino col prof, non te lo puoi permettere. Qualche cazzottino è arrivato sulle spalle, niente di che, però nella maggior parte dei casi era tutto abbastanza tranquillo. Considera che c'erano anche un paio di professori dell'altra scuola e comunque gli allievi anche dell'altra scuola che erano venuti con la squadra. A un certo punto questo qua però si inizia a gasare, quello che aveva iniziato a dire le parolacce, e inizia a alzare la voce. A quel punto lui si riavvicina, lui non mi ricordo che cosa gli rispose, cioè si avvicinò e lui diceva professore ma tu non devi rompere le palle eccetera eccetera. Lui si avvicinò ancora di più e guarda sto fio de na, quando gli disse fio de na e non glielo dovevi mai dire a lui, questo prese e gli diede un diretto in faccia, gli spaccò tutto il naso, raga, sembrava la scena di Mario Brega, l'ho frantumato, gli ho rotto le mucose, cioè fece veramente un danno importante. Tra l'altro sto ragazzo era maggiorenne, non era minorenne per fortuna, e prendendo sto cazzotto comunque andò per terra, culo a terra praticamente, non parlò più e si creò una tensione enorme. Tutti noi rimanemmo così, cacchio, non avevamo mai visto il professore da un cazzotto in faccia a uno. Gli altri professori, vi immaginate, arrivarono lì ma con timore pure loro, dice chissà che è successo, perché se un professore dà un pugno in faccia a un allievo deve essere successo qualcosa di grosso. Il professore comunque si pentì di quel gesto, però non lo diede a vedere, lui aveva la faccia che era inespressiva. Vi ho detto, immaginate una borsa di pelle con delle fessure, a bocca, praticamente gli occhi e sto naso tutto storto, tutto liscio praticamente, sti capelli a spazzola, tutti neri tirati, prese e se ne andò e disse ai ragazzi basta partita. Ovviamente si interruppe la partita, nessuno disse niente, rientrammo dentro e il professore venne sospeso. Voi direte, preside, vicepreside, vi posso dire che dopo la sospensione di un paio di giorni, 2 o 3 giorni mi ricordo, ritornò praticamente tranquillamente in classe e non successe niente. In realtà nessuno seppe nulla su come venne aggiustata la cosa. Si vocifera però che il preside provò a sgridarlo tra virgolette, lui assorbì il colpo, poi rispose comunque che andava gestita in quel modo quella cosa e che lui comunque aveva sbagliato, forse era stato un po' troppo impulsivo. Dall'altra parte nessuno fece denuncia, né i professori né tantomeno il ragazzo che prese il pugno, e pare che la cosa venne aggiustata a tarallucci e vino. E questo fu proprio il primo episodio in cui noi tutti rimanemmo increduli davanti alla storia del prof. L'altra storia, sempre legata al prof che mena degli allievi, era invece successa praticamente negli spogliatoi della palestra. Quando non c'era lezione in palestra, quando gli spogliatoi erano fruibili o comunque era finita la lezione e qualcuno era rimasto ancora dentro, si vocifera che avveniva qualcosa di illegale, poca cosa, cioè magari qualcuno che vendeva qualcosa a qualcun altro, robe diciamo dei ragazzi di scuola superiore. Il professore scoprì questi due che stavano facendo questo, chiamiamolo traffico, e senza dirgli niente li riempì di schiaffi. Li vide, loro terrorizzati da quello che si racconta, lui arrivò, pim pam pum, gli prese la roba e gliela buttò tutta nel cesso, perché lui non era de mezze misure, cioè la sigaretta te la distruggeva, se c'hai qualche sostanza te la buttava nel cesso perché non la potevi distruggere così facilmente, e se facevi comunque qualcosa di sbagliato te lo faceva notare fisicamente. Il professore altro non era secondo me che il risultato
di una carenza gestionale da parte della dirigenza scolastica, perché il fatto che lui comandasse nell'edificio della palestra, il fatto che comunque anche facendo funzionare le cose il preside non aveva interesse a metterselo contro, ma non perché menava al preside, questo non lo so se avrebbe menato al preside, di sicuro il vicepreside, che era un uomo tranquillo, aveva un po' timore, però siccome lui faceva funzionare le cose, la palestra era sempre pulita, apriva puntuale, chiudeva puntuale, nessun bidello faceva storie, automaticamente si lasciavano correre certi episodi, anche perché gli allievi ormai si erano abituati. Quando tu arrivavi a scuola il primo anno te lo dicevano: guarda che quando fai educazione fisica riga dritto, perché succede quello, e aveva alzato il livello qualitativo della lezione di educazione fisica, che di solito nelle scuole, a mia memoria, era sempre tira il pallone e giocate, e per i ragazzi tira il pallone e pallavolo. Se uno non c'aveva la tuta e si metteva seduto da una parte a studiare, passava la lezione dopo a prepararsi per l'interrogazione, non gliene fregava niente a nessuno. Lui col cacchio, educazione fisica per lui era una materia fondamentale, perché se il tuo fisico non era preparato, se il tuo fisico non supportava la tua testa, ci diceva sempre, la testa cadeva, cioè ci può avere il cervello più bello e più forte del mondo, ma se non c'hai un corpo che lo sostiene, sto cervello porello da solo non fa niente. Poi vai a Stephen Hawking, che poraccio con la malattia che ci ha avuto gli era rimasto solo il cervello, e comunque ha scritto libri, ha fatto fior di teorie. Figuratevi se ci avesse avuto la possibilità di avere anche un fisico a sostenerlo, quante altre cose avrebbe fatto nella sua vita. Io personalmente non l'ho mai temuto il professore, per un semplice motivo: io già facevo palestra, già mi allenavo, ero molto bravo negli esercizi che mi dava, poi io comunque mi sono sempre allenato, sono stato sempre pro educazione fisica. Purtroppo alcune volte magari eri stanco del giorno prima, non t'andava, ma sapevi che la dovevi fare per forza. Molti altri, i famosi coattelli che gli piaceva fumare, che gli piaceva magari andare alla scuola di fronte, perché eravamo confinanti con un altro liceo dove c'era un bel po' più di ragazze, quelli invece la vivevano male perché non potevano uscire fuori e andare a fare i furbi. All'inizio sapevano già: professore, va bene, c'ho la roba, posso andare fuori? Col cavolo, beccate sta maglietta zozza, sti calzoncini, professore, ma c'ho le scarpe in so buone e mi si rovinano. Cacchi tua, se vuoi te faccio fa scalzo. No vabbè professore, faccio che le scarpe di cuoio che mia madre mi ha comprate e si rovinano. Perciò da quel punto di vista dava quel rigore che serviva secondo me dentro una scuola. Il fatto che desse i pugni sulle spalle ai ragazzi non era il massimo della vita, però io ti posso dire la verità, a me non mi ha mai creato problemi, perché sapevo stare al mio posto e sapevo che comunque con lui non potevo scherzare. Gli altri che erano un po' teste calde invece i problemi ce li avevano con lui, semplicemente perché la punizione arrivava sempre precisa, non gliene fregava niente di chi eri figlio, chi eri fuori, se menavi, se invece eri un bravo ragazzo, cioè se ti impegnavi bene, se non ti impegnavi ti arrivava il livido sulla spalla o ti arrivava la ditata, che pure la ditata, regà, lasciava il suo bel segno, non come le nocche assassine del professore, però stiamo a quel livello. Spero che questa storia vi sia piaciuta, perché è una delle mie memorie, io me le voglio conservare tutte, perché le mie memorie storiche magari fra qualche anno manco me le ricorderò più. Posso aver omesso qualche particolare, posso sicuramente aver cambiato qualche cosa onde evitare rotture di palle, in particolare il nome della scuola, alcuni dettagli che altrimenti avrebbero fatto risalire al professore, però vi garantisco che è una storia vera. Non me ne voglia il professore se mi sta guardando, perché comunque è stimato da me, però sicuramente faceva delle cose che non erano proprio in linea con la parte approvata dall'istituto, la parte scolastica. Oggi potrebbe essere utile una cosa del genere? Sì e no, nel senso che se te dovessi dire dal punto di vista cicalone vecchio stampo, sì, te dico, non farebbe male un professore così, però è anche vero che da una parte non è neanche corretto che il professore si prenda il diritto di dare in cassotto su una spalla una ditata, perché è vero che lui era molto preciso, però magari se te decidi che un giorno puoi dare un cassotto su una spalla a uno, non è una cosa corretta. A questo punto vi saluto, mi raccomando, non vi dimenticate di mettere un like e di scrivere un commento per le altre storie. Il commento è sempre altre storie. Non mi dite ma non fai più storie, regà, scrivetelo. Se io vedo un bel po' di commenti, le storie si fanno. Non è facile perché comunque mi devo rimettere lì, ricordarmi le storie, prepararvele anche un pochettino per renderle un po' più snelle. Poi a me mi piace raccontare, se no andiamo avanti 2 ore, praticamente il video poi non è fruibile se sto 2 ore a raccontarvi una storia. A sto punto ci vediamo alla prossima storia e vi saluto, ciao!